Ok, adesso il discorso si complicherà un pochettino per via del dominio, perché mentre il secondo è un polinomio, quindi è sempre definito su tutto R, la prima funzione invece no, perché ha un denominatore e quindi dobbiamo imporre che quello che ci sia al denominatore sia diverso da 0. Quindi il dominio della prima funzione sarà tutto R tranne il valore 0. Quindi è come se togliessi soltanto il punto 0. Quindi andiamo a vedere componendo cosa succede. Cioè se vado a fare G calcolato nella F, mi viene che, ripeto, al posto di qualunque cosa abbia la G, io devo mettere la F. Quindi qui verrebbe 1 su X tutto alla seconda più 1, che mi dà immediatamente l'espressione 1 su x quadro più 1. E che cosa notiamo qua? Che il dominio è lo stesso, identico, di quello che è la funzione f, perché giustamente, no? Se io vado a fare uno schemino, ad esempio la mia f parte da qui, da questo insieme, va a finire dentro un altro insieme e poi mi dà un risultato mediante la G. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la G dov'è che prende i valori? Prende i valori nel sottoinsieme delle immagini di f, quindi dentro la immagine di f, che sarà un insiemino più piccolo rispetto a tutto l'insieme di arrivo, no? Se questo insieme lo chiamo x grande, questo lo chiamo y grande, allora quest'altro insieme di arrivo sarà z grande, e quindi è normale aspettarsi che se io sto partendo dal calcolo della f, il mio dominio finale della composizione di queste due funzioni deve rispettare quello che era il dominio della f, perché la f in origine non era definita su x uguale a 0, e quindi è normale che qui il dominio adesso sarà che cosa? Nuovamente tutto R tranne lo 0. Da cosa lo capisco questo? In primis, avendomi calcolato il dominio delle due funzioni a principio. In secondo luogo lo capisco anche se prendo la formula finale della mia funzione, che è questa, e ricalcolo il dominio, perché l'unica cosa da fare sarebbe quella di andare a prendere il denominatore, imporlo diverso da 0, ma imporre questo denominatore diverso da 0 vuol dire imporre semplicemente che la x sia diverso da 0, e ritorno al discorso precedente. Ora dobbiamo fare il viceversa, cioè il contrario. Cosa succede se io scambio le funzioni? Quindi se vado a fare la f e dentro la f metto la g. Quindi se faccio questo, praticamente che cosa devo fare? La f mi dice prendi quello che vuoi e mettilo al denominatore. La f dice fai soltanto 1 fratto x. Quindi nel nostro caso qui, seguendo quello che dice la f, dobbiamo solo fare 1 fratto il valore della g, ma la g vale esattamente x quadro più 1. Cosa sta succedendo adesso? Beh, la x quadro più 1 a denominatore è sempre definita. Quindi, allora, come possiamo vedere, intanto questa è la formula che esprime la nostra funzione, e vediamo che io adesso dentro la f sto mettendo questa g, ma la g, per come è strutturata, non si annulla mai al denominatore. Cioè, anche se la f, quella originale, diciamo, quando era di questo tipo, non era definita per x uguale a 0, componendola invece con la funzione g, che è definita sempre, anche questa risulta definita sempre, perché se io vado a imporre le condizioni di esistenza e quindi dico quando è che x quadro più 1 è diverso da 0, la risposta è per ogni x appartenente ad R. Perché? Perché x quadro più 1 non sarà mai uguale a 0. X quadro più 1 è sempre maggiore o uguale di 1. X quadro più 1 vale sempre almeno 1. E questo perché? Perché appunto io di base ho, facciamo finta, 1 euro, no? E poi che cosa mi dice questo x quadro? X quadro è un qualcosa di sempre positivo, quindi a questo 1 euro aggiungo minimo 0, quindi può essere anche 1, 2, 4, insomma
questa x quadro è un valore sempre positivo, quindi se io ho minimo 1 e aggiungo qualcosa di positivo non posso scendere. Infatti il disegno di questa funzione sarebbe quello della parabola. Questa qui è la funzione x quadro più 1 e vale minimo 1. E quindi questo conclude anche la seconda parte di questo esercizio.